Ciao 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 fochette, benvenute nel nuovo episodio di Easy Italian Podcast, un podcast semplice e chiaro per chi impara l'italiano e per chi vuole farlo con contenuti interessanti sulla cultura italiana e non solo. Oggi vi parlerò di un mio amico che adora la palestra e ci va tutti i giorni. Ma prima di cominciare, come al solito vi dico che nella descrizione troverete un link al mio sito con tutte le trascrizioni di questo e degli altri episodi. Ora non ci resta che partire. Per Andrea, chiamiamolo così questo mio amico, per lui andare in palestra è un'attività molto importante. Infatti ci va ogni giorno perché lo fa sentire bene, lo fa stare in forma, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, e forse è proprio questa la cosa più importante. In Italia molte persone vanno in palestra, ma non tutte ci vanno con lo stesso impegno. Qualcuno ci va ogni giorno, come Andrea. Si impegna molto e ci mette davvero tutta l'anima, cioè ci mette molta energia, molto impegno. Qualcuno, invece, si iscrive a gennaio, all'inizio dell'anno, perché nella sua lista dei buoni propositi ha scritto che, per esempio, nel 2024 vorrà mettersi in riga. Questa espressione la usiamo spesso e intendiamo sistemare qualcosa che non va nella propria vita. Sistemare una parte negativa e quindi la metafora del mettersi in riga significa tornare su una linea retta che abbiamo abbandonato per qualche evento negativo. Siamo usciti da questa linea retta. Dicevamo, altri si iscrivono a giugno con la sola idea di farsi venire gli addominali, la tartaruga, come diciamo noi, in vista dell'estate, perché quando andranno sulle spiagge vorranno apparire belli, vorranno sentirsi belli. Ma la brutta notizia, o piuttosto la dura realtà, è che non è così facile, cari miei. Se si vogliono vedere risultati in palestra, bisogna andarci regolarmente e con costanza, come fa Andrea appunto. Non basta mica farci un salto 1 o 2 volte a settimana e sperare di diventare come, non so, Arnold Schwarzenegger. Anche perché è vero che le palestre di oggi offrono tantissimi strumenti per chi ha voglia di allenarsi, ma sapete, questi strumenti non si usano da soli. Magari in futuro inventeranno degli attrezzi capaci di sollevarsi da soli e in qualche modo misterioso, magari attraverso un'applicazione del telefono, farci venire i muscoli. Immaginate un'applicazione che invia un file al nostro cervello per far crescere i muscoli. Sarebbe bello, mi piacerebbe e piacerebbe sicuramente anche ad Andrea, ma per adesso dobbiamo fare tutto lo sforzo noi. Non è tutto così negativo, infatti poi vedremo che ci sono molti vantaggi per chi con costanza va in palestra. E con costanza non dico solamente tutti i giorni, non è necessario fare come Andrea, ma 2-3 volte a settimana possono già fare un'enorme differenza. Considerate che l'abbonamento alla palestra non costa poco. L'abbonamento, cioè quella parte di soldi che paghiamo una volta al mese o una volta all'anno per andare in palestra senza limiti, cioè tutte le volte che vogliamo. Come in tutti i paesi, forse anche di più in Italia, una volta i prezzi della palestra erano molto più bassi. Adesso, a causa dell'inflazione, andare in palestra costa di più, ovviamente. Pensate, Andrea, che ha cominciato presto ad andare in palestra, mi ha detto che quando era alle superiori un abbonamento al mese
costava 40 euro, 45 euro e con questo avevi accesso illimitato, tutti i giorni. Ovviamente 40 euro per un ragazzo che fa le scuole superiori non sono pochi, ma considerato i prezzi attuali non è poi così male, né? Adesso Andrea nella nuova palestra dove va spende addirittura 65 euro. Non sto qua a fare le percentuali anche perché non sono bravo in matematica, però mi sembra un grande aumento. Quindi, tornando all'andare in palestra, ne siete convinti? Perché spendere una cifra così non è cosa da poco. Vicino al paese di Andrea ci sono palestre che costano un po' di meno, sicuramente, ma lui è attaccato alla sua palestra e non la cambierebbe per niente al mondo. Cioè, qualsiasi cosa voi gli offrireste non gli farebbe cambiare la sua palestra. Vi chiederete, perché Andrea si trova così bene in questa palestra? Per caso c'è un buffet gratis tutti i giorni? O può bere una quantità illimitata di birra? No, ovviamente. Quello che rende la palestra di Andrea speciale sono gli istruttori, cioè le persone che ti aiutano, ti danno consigli, ti creano un piano specifico per i tuoi bisogni, per le tue caratteristiche fisiche o anche per il tempo che hai a disposizione. Perché, come dicevamo, Andrea va tutti i giorni, ma altre persone potrebbero avere delle priorità diverse. Immaginate, lavorano, poi tornano a casa, c'è la famiglia, ci sono i figli, poi imparano una lingua. Quindi il tempo per la palestra è meno di quello di Andrea. Dicevamo, gli istruttori della palestra di Andrea sono fantastici. Lui mi ha raccontato di essere stato in altre palestre. Pensate, Fochette, l'istruttore non sapeva nemmeno quello che faceva, non aveva conoscenze sulle esigenze del corpo umano, sul ritmo con cui alternare gli esercizi, sull'alimentazione, nulla di tutto questo. Oppure, poveretto, per quanto fosse bravo, era da solo, perché la palestra non si poteva permettere di assumere, cioè di dare lavoro ad altri istruttori. E quindi i clienti, per lui, per questo unico istruttore da solo, erano troppi e quindi non riusciva a badare a tutti i clienti adeguatamente. Per fortuna, la palestra di Andrea si trova abbastanza vicina dove abita. In genere ci va nel pomeriggio, dopo aver lavorato. Come tante altre persone, Andrea ha un lavoro dalle 9 alle 4, dalle 9 alle 5 o a volte dalle 8 alle 4. Quindi un lavoro a giornata, un lavoro da ufficio, diciamo il lavoro più classico. Quindi alla fine del suo lavoro lui torna a casa e va in palestra. A volte lui si porta i vestiti, il cambio di vestiti con sé quando va al lavoro, così può andare direttamente dopo il lavoro in palestra senza dover tornare a casa e perdere tempo, no? Si sa, quando si va a casa non si è mai efficienti, non possiamo controllare il tempo perfettamente, quindi magari ci distraiamo o magari troviamo traffico per strada, non troviamo parcheggio, ci sono 1000 variabili che ci potrebbero far ritardare. E quindi Andrea, che è furbo, si carica tutto in macchina il giorno prima e, finito il lavoro, va direttamente in palestra. Per Andrea è quasi un rituale andare in palestra. Non c'è niente di meglio che un po' di attività fisica per riposarsi, per riposare la mente, dopo ore e ore passate a scrivere o a studiare in ufficio, passate a fare dei compiti magari noiosi o magari interessanti che però ci tengono la testa impegnata. Quindi per Andrea la palestra è proprio un modo per rilassarsi dopo il lavoro. Vi sembrerà strano, no? Che faticare, fare uno sforzo fisico
vi aiuta a rilassarvi. Se per tutto il giorno, come Andrea, avete fatto un'attività intellettuale, cioè avete dovuto usare la vostra testa, pensare, riflettere, prendere decisioni, vi stupirete di sapere, soprattutto quelli che non sono mai andati in palestra, vi stupirete di sapere che la palestra vi aiuta veramente tanto a riposare la testa e il corpo. Poi c'è da dire che le palestre non sono tutte uguali. Con questa parola descriviamo un sacco di posti molto diversi. Alcune palestre sono di grandi dimensioni, mentre altre sono piccolissime. Potete stare a malapena, con difficoltà, in 10 persone. La palestra di Andrea è media, ma l'hanno rimodernata da poco, cioè hanno aggiunto nuovi macchinari, hanno reso migliore la climatizzazione, quindi anche se fuori fa caldo si sta bene dentro, o viceversa, se è inverno state al bel calduccio dentro, anche se quando facciamo esercizio non abbiamo bisogno di scaldarci troppo con i caloriferi, con il sistema di riscaldamento, perché ci riscaldiamo con l'esercizio fisico. Tra i tanti attrezzi che la palestra può offrire ci sono i manubri per le braccia, per esempio, e i manubri si usano per fare i sollevamenti, cioè alzare dei pesi. Poi ci sono i bilancieri, che sono delle sbarre di ferro che alle estremità hanno delle piastre, cioè possiamo dire dei cerchi di materiali pesanti per anche qui fare i sollevamenti. Ma in questo caso i muscoli che alleniamo sono differenti da quelli che alleniamo con i manubri. A Andrea piace molto allenare le braccia perché è forte, gli dà soddisfazione quando riesce ad alzare pesi sempre più alti. Purtroppo è anche un po' vanitoso, lo devo ammettere. Devo dire che anche lui stesso lo ammette. Non si vergogna di dirlo, che è vanitoso. Perché quando qualcuno della palestra va da lui e gli fa un complimento per la quantità di peso che sta sollevando, lui proprio si sente come un principe, come un re. E subito questa persona che è andata da Andrea a complimentarsi, scusate, questa persona gli chiede: ma come hai fatto? Come hai fatto a diventare così forte? Qual è il tuo percorso? Ovviamente questa persona si aspetta che diventare come Andrea sia facile, ma come ho già detto ci vuole costanza. In realtà il segreto è banale, è solo questo il segreto. Non esiste talento, non esiste predisposizione naturale per arrivare a livelli medi. Certo, per diventare come Schwarzenegger dobbiamo avere una propensione naturale, un talento, ma per tutto il resto la risposta è solo la costanza. Comunque per Andrea non esistono solo le braccia. Quando si va in palestra regolarmente bisogna allenare tutti i muscoli con regolarità, senza sbilanciarsi, cioè senza allenare troppo un muscolo e dimenticare, trascurare altri muscoli. Non so se conoscete i Simpson, questo famoso cartone americano. Nei Simpson c'è un episodio dove Homer, il padre, inizia ad allenare solo il braccio destro, che diventa enorme, ma durante tutto questo tempo non ha mai allenato il braccio sinistro, che rimane normale, e quindi è molto strano. Certo, questa è una caricatura, è un'esagerazione, ma il concetto è che bisogna allenare, diciamo, tutti i muscoli. Per tante persone, per esempio, le gambe non sono importanti e quindi saltano il cosiddetto leg day, cioè il giorno dedicato alle gambe. Ma è sbagliato, perché non so se anche voi avete in mente questo tipo di persona, questo stereotipo di persona muscolosissima dalle gambe in su, ma con delle gambe minuscole che sembrano, potremmo usare una metafora, la parte superiore del corpo è un albero,
La parte inferiore, cioè le gambe, sono degli steli d'erba, cioè la parte lunga dell'erba che cresce nei prati. Ed è brutto da vedere ed è anche brutto per il fisico. Nelle palestre, infatti, ci sono macchinari specifici per le gambe e dovete usarli, ragazzi. Non lo dice solo Andrea, è una cosa ovvia. Per esempio, potete usare la leg press, una macchina molto molto utile, ma che, come mi ha confermato Andrea, può essere pericolosa, perché se non state attenti, questa pressa vi può schiacciare. E infatti, per fare l'esercizio correttamente, non dovete usare troppo peso. In questo modo riuscirete a respingere con le gambe il peso che vi cade addosso, cioè a spingere questo peso in alto. Poi c'è la leg extension, che allena i quadricipiti, cioè la parte alta della gamba, o la leg curl per i femori, sempre nella parte alta della gamba. Ovviamente c'è tanta scelta, soprattutto nelle palestre più moderne. C'è solo la scelta. Basta dare un po' di tempo ad ogni muscolo, senza privilegiare, per esempio, le braccia su altri muscoli. Come mi ha detto Andrea, se ci andrete con costanza, vi accorgerete che i primi risultati importanti diventeranno visibili quasi subito, dopo 2 mesi. Ovviamente non diventerete subito grossi, ma avrete subito risultati concreti che vi daranno soddisfazione e, soprattutto, vi aiuteranno a mantenere questa costanza anche quando siete giù di morale, quando siete tristi o quando avete poco tempo per andare in palestra. Questi risultati vi aiuteranno ad affrontare i momenti più difficili. Poi, come mi ha detto Andrea, guardando l'esperienza di molte altre persone, non bisogna nemmeno esagerare. Va bene la costanza, ma occhio a non fare troppo. Diciamo occhio in italiano per fare attenzione, per prestare attenzione a qualcosa. Perché dico che bisogna stare attenti? Perché se andate in palestra una volta al mese, ma in quella volta ci state 10 ore, non ottenete nulla se non una tendinite o uno strappo, cioè un dolore forte alle gambe, che, ve lo dico io, vi impedirà di andare in palestra per 2 settimane, 1 mese. Quindi un allenamento deve durare 1 ora, al massimo 2, ma assolutamente non di più. Perché probabilmente lo sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, quando andiamo in palestra noi rompiamo le fibre dei muscoli, cioè rompiamo quei fili che compongono i muscoli. Per questo motivo, dopo un esercizio pesante, abbiamo un dolore ai muscoli, soprattutto le prime volte, perché appunto creiamo quelle che si chiamano microfratture, cioè questi muscoli si rompono. Ovviamente non per sempre, perché infatti, soprattutto se seguiamo i consigli di un istruttore bravo e abbiamo una dieta da seguire, quando mangiamo proteine, per esempio le uova, la carne, il tonno o il pollo, il muscolo assorbe le proteine e si sviluppa, possiamo dire si rigenera, come una magia sembra, ma è una questione fisica. E la cosa più importante, il muscolo diventa più forte. Quindi non esagerate, né con la frequenza con cui andate, né con le sessioni che non devono durare più di 1, massimo 2 ore. Perché dovete dare il tempo al vostro corpo di riposarsi, di ricostruirsi, ok? Di rigenerarsi. Come dicevamo all'inizio,
è la costanza che fa la differenza, non la durata di un allenamento, non la durata di una settimana, ma quello che fate costantemente, spesso. Ed è per questo che molte persone falliscono, cioè non hanno successo con la palestra. Perché infatti molte persone vanno in palestra dopo il lavoro. Come vi dicevo, la cosa migliore è trovare una vostra routine, una vostra abitudine. Per esempio, una buona soluzione è andare dopo il lavoro 3 volte a settimana. Per esempio, ci andate il lunedì, poi il martedì riposate i muscoli, vi ricordo che è importante, poi ritornate in palestra mercoledì e di nuovo venerdì. Mi sembra un ottimo piano per cominciare, ma ci sono persone come Andrea che vanno tutti i giorni dal lunedì al venerdì e si riposano nel weekend. Perché, ve lo ripeto, il riposo è fondamentale. Andrea ovviamente sa quello che fa, ha degli istruttori che gli insegnano, che lo guidano e gli consigliano gli esercizi migliori per alternare le gambe, le braccia, questo muscolo, quest'altro muscolo. Quindi lui può farlo perché sa quello che sta facendo. Una cosa che molte persone non fanno, soprattutto in Italia, ma che ho visto essere popolare in America, per esempio, è andare la mattina prima di andare al lavoro. Questo ha 2 benefici. Uno è che poi cominciate la giornata con l'idea di aver fatto qualcosa. Come dire, wow, sono riuscito ad andare in palestra appena svegliato. Che soddisfazione. Il secondo beneficio è che con l'esercizio la mattina il vostro corpo si risveglia. Questa è una cosa che per molte persone è difficile, perché i muscoli si attivano dopo 1-2 ore che ci siamo svegliati. Ma se andate in palestra lo potete fare prima. Un'altra cosa che vi posso dire è di evitare di andare in palestra meno di 3 ore prima del sonno, prima di andare a dormire. Perché l'esercizio fisico attiva il nostro corpo, attiva il cuore, ci fa rilasciare delle sostanze che ci attivano, quindi in un certo senso ci svegliano. Di conseguenza faremo fatica, sarà difficile addormentarsi. A proposito di questo, per esempio, finite il lavoro alle 5, andate alle 5:30, alle 6, anche alle 7, però dovete andare a dormire almeno dopo le 10. Quindi questa è la seconda cosa da tenere a mente. Andrea mi ha confessato che per lui andare in palestra non è solo una questione di esercizio. Non gli piace solo fare l'esercizio fisico, ma per lui la palestra è anche un luogo per fare amicizia, un luogo di incontro sociale, perché molte persone che frequentano la sua palestra sono simpatiche e si trova molto bene a parlare con loro. C'è uno stereotipo, probabilmente l'avete anche voi, che le persone che vanno in palestra sono stupide, anche se molto forti. Anzi, più sono muscolose, più sono stupide. Ma non è assolutamente vero. Andrea mi ha raccontato che per la sua esperienza ci possono essere persone intelligenti o stupide indifferentemente da cosa fanno, dalle passioni che hanno. E lui ha trovato molte persone interessanti nella sua palestra. Pensate che il suo istruttore, Christopher, sta addirittura scrivendo un libro di psicologia. Ora, Focchette, ditemi, vi sembra che Christopher corrisponda allo stereotipo di persona stupida che va in palestra? No.
sta scrivendo un libro, una persona intelligente che ha cultura, e il fatto di andare in palestra non cambia questa cosa. Una cosa che Andrea mi ha detto più volte è che a lui piace andare in palestra per incontrare persone determinate, perché queste persone lo motivano e circondandosi, cioè avendo intorno persone di questo tipo, lui riesce a raggiungere i suoi obiettivi e fare meno fatica. Ovviamente, la fatica non si può evitarla, ma si può vivere la fatica meglio e magari si può fare un po' meno fatica perché siamo psicologicamente pronti, siamo motivati anche grazie all'esempio di queste persone che ci stanno intorno. Quando Andrea era agli inizi, le persone più vecchie, non nel senso di età, ma quelle che avevano più esperienza, i veterani della palestra, possiamo dire, l'hanno aiutato tantissimo con consigli e incoraggiamenti. Quindi, di nuovo, possiamo distruggere, demolire come un'auto, come una macchina vecchia, possiamo demolire lo stereotipo che le persone che vanno in palestra sono dei bulli o sono persone superficiali che vogliono solo avere i muscoli e guardarsi allo specchio. Infatti Andrea mi ha raccontato di tantissime persone gentili, educate e incoraggianti che l'hanno aiutato in palestra. E ovviamente in parte lo stereotipo è vero, queste persone vogliono guardarsi allo specchio. A queste persone piace essere guardati in spiaggia o quando vanno in giro. Ma questo non significa che siano stupide o superficiali. Per loro il fisico, la cura del fisico è importante, come per un'altra persona andare a pesca è importante o conoscere tante cose. Ognuno ha diverse priorità nella vita e non dobbiamo giudicare le altre persone per le cose che a loro piacciono. Ricordate, focchette, questo è importante. Non giudicate le altre persone. Si dice non giudicare dalle apparenze. L'abito non fa il monaco. Una persona muscolosa non la rende una persona stupida e viceversa. Ok? Per finire, una cosa che mi ha colpito di quello che mi ha detto Andrea è che la palestra ha effetti molto positivi sull'umore, su come ci sentiamo dentro e quindi non solo sul fisico. Pensate, focchette, lui mi ha detto addirittura che per lui queste due cose si equivalgono, sono uguali nella sua vita e nella vita di molte altre persone che lui ha incontrato. Quindi i benefici, i vantaggi fisici hanno una controparte, hanno un gemello emotivo, psicologico, mentale. Andrea aveva smesso di andare in palestra durante un periodo in cui lavorava moltissimo e, quando era ritornato, finalmente, aveva subito notato di come il suo umore fosse migliorato. Si era subito accorto che si sentiva più felice, più calmo, rilassato e sereno e si arrabbiava meno facilmente, perché ovviamente in palestra ci sfoghiamo, cioè usiamo le nostre energie e non dobbiamo arrabbiarci con qualcuno, litigare per, diciamo, usare queste energie. Anche quando è stanco, lui sa che se va in palestra, come per magia, si sentirà subito meglio. Quindi, se vi sentite un po' giù, provate a fare un po' di esercizio. Non dovete necessariamente andare in palestra, ma provate a correre. Come vi dicevo, se potete la mattina vi aiuterà tantissimo nella giornata. O fate
qualche attività fisica, anche camminare vi aiuta, perché quando il corpo si attiva, la mente ne beneficia, cioè la mente ha qualcosa di positivo, riceve cose positive. Quindi possiamo concludere dicendo che la palestra, se fatta bene e facendo attenzione, cioè seguendo la dieta, seguendo i consigli di un istruttore, è una bella cosa. Riprendendo un vecchio detto, un paio d'ore di palestra al giorno tolgono il medico di torno. E, ragazzi, anche 3 ore di palestra alla settimana tolgono il medico, dobbiamo cambiare la rima, forse possiamo dire dalla tua ottomana, che è una parola antica per dire divano. Se ricevete il medico quando siete malati e state sul divano. Bene ragazzi, spero che questo episodio sia stato interessante. Se vi piacciono questi contenuti lunghi e un po' complicati, scrivetemelo nei commenti, mi fa piacere saperlo, così ne farò altri. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione trovate il link al mio sito con la trascrizione bilingue dell'episodio e il canale YouTube, dove troverete la versione caricata con il solo audio. Se volete, rispondete a qualche domanda e scrivetemi. Per esempio, qual è il vostro rapporto con la palestra? Ci andate? Ci andavate? O pensate di andarci? Fatemelo sapere, sono curioso. Per il resto, a presto. Ciao fochette! Ciao ciao!